Ecco, delle cose, una cosa in realtà, che non usa più nessuno. Cosa saranno sti gioiellini? Guardate, Ferragna, gloriosa marca di pellicola italiana, di Savona, è uno. Ilford, altrettanto gloriosa marca di pellicole fotografiche, questo è un bianco e nero, inglese. Agfa Gewart, altra marca di pellicole tedesca. Bello, eh? Per concludere la Kodak, che questa conoscono tutti, qui l'ho messa con una confezione di pellicola 16 mm e qua già l'oggetto misterioso incomincia a capirsi. Ci vuole un fondo bianco, vediamo se sì, il retro, ma non basta, bisognerà che inquadro la luce. Sono i vetrini di contrasto, altro che color correction o istogramma del cazzo. Tu dovevi guardare con questo vetrino, essere anche un po' rapido perché l'occhio poi aveva il suo assestamento, e sono dei vetrini grigi neutri, vedevi la latitudine di posa della pellicola. In particolare questi 4 erano solo per il bianco e nero, mentre invece questo qua che vedo che è grigio, un po' grigio verde, vediamo, che forse vedete molto denso, abbastanza denso, dai, però si vede dietro. Questi qua invece per il bianco e nero hanno una tonalità che andava anche bene, perché così vedevi il mondo monocromatico e non ti confondevi. Questo qua ad esempio è sul violetto, mentre questo è sul verdino giallo, mi ricordo. Uno da esterni e uno da interni. Ora anch'io devo dire che dopo gli esposimetri digitali, tutte quelle cose lì, ne faccio un po' un minore uso, però non è vero. Questo qua, che è più coprente, come dire, è un tubetto per cui ti isola bene dalla luce, aveva anche lui, era probabilmente con i filtri intercambiabili perché ha una filettatura. Ho messo un bel pacco, vediamo se con l'accendino. Sì, dai, la fiamma la vedete, bruciatissima, e invece la potete osservare, no? Anzi, facciamo un'altra prova. Torcia LED. Ecco, io metto questo davanti all'occhio e in lontananza vedo se un proiettore è puntato. Se è nel centro, vuol dire che nel punto in cui mi trovo io è puntato. Se è basso o alto invece non sarà perfettamente in centro. Lo uso per la lettura dei proiettori a distanza. Vediamo questo qua, l'ultimo dell'Agfa. Sarà plastico bachelite? Ma ne ha ben 3. E forse devo dire, aspettate che li guardo io alla luce. No. Questi qui, a parte uno, è molto bello questo vetrino Agfa, perché a parte uno che è sul giallognolo, torniamo alla pila, dai, magari la metto a bassa intensità, tutta larga, vediamo. Questo, adesso la pila però un po' esagera, è per il bianco e nero perché rende l'immagine monocromatica. Vediamo invece quelli grigi. Abbiamo questo, perché infatti la pila, vabbè, è per l'iPhone, risulta essere, ma è vero, risulta essere blu. Questo che è più leggero, e questo invece, o al contrario, no, questo è più leggero, poco, però forse li potevo anche sommare per le pellicole a bassa sensibilità, quindi poca latitudine di posa, mentre invece quella più leggera è per le pellicole high speed che avevano maggiore latitudine di posa.
altri gioielli del passato. Questo è proprio vecchio perché il logo così, la scritta Kodak in questa maniera e con questo disegnino era rarissima. Questo è un regolo neanche così complicato, in cartone, in cartoncino plastificato, che è durato almeno 60-70 anni, ma forse più. È per l'allungamento del soffietto, per la macro, non solo del soffietto per le macchine a soffietto, ma anche per chi usa obiettivi macro con forte estensione e ti dà la corretto aumento il fattore di esposizione. Poi rimaniamo sempre colore Kodak per stare in tema. Questo era il quadro riassuntivo delle pellicole a colori, diciamo degli anni 90, primi anni 90, fine anni 80. Tutte le pellicole, vediamo. Beh, più che le pellicole vedo i filtri, in realtà sono i filtri, però sì, no, perché si apre, eccole qua. Tutte le pellicole, quante ce n'erano, colore bianco e nero per uso fotografico questa, mentre invece per l'uso cinematografico ti davano questi, che avevano un'uscita almeno annuale, guardate, 2 anni, poi hanno fatto i fighi, l'hanno fatto così, molto più complicato da leggere. E anche qua ce n'erano un casino, pellicole cinematografiche, mentre qua invece tutto sommato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nel 2001. Questo qua 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche qua 8 nel 99. Cambiavano di poco, ma cambiava magari il numero di codice, le disponibilità e loro ti aggiornavano. E questo qua invece non c'è la data. Questo qua però devo dirti che almeno vedevi l'etichetta della pellicola. Una pellicola da 800 ISO tungsteno, una 500T, i nomi poi lasciamo perdere, Vision, Expression, però dovevi ricordarti sempre il numero oltre che questo, Vision 500T, ma non c'era già, no, 800, 500T, 320T e poi le Daylight, 250D, no, è un'altra, insomma solo una Daylight, e queste qua sono i modelli più vecchi che davano quegli anni, XR100 tungsteno e XR50 Daylight, un anno manco morti. Continuiamo con le meraviglie perché no? Perché c'è un'altra cosa. Questa non è in produzione, è handmade. Ci sono, visto che ero sull'argomento regoli, no, intanto guarda qua c'avevo i vetrini di ricambio per quello Kodak, che poi lo si trovava venduto dalla Tiffen, c'è ancora mi sa. Ho visto su internet, ci sono ancora Tiffen e poi negli shop americani c'è anche qualcosa di interessante che mi intriga per il blue screen, e poi ce n'è uno specifico per gaffer che è un po' come quello che ho fatto io con questo, cioè con una grossa densità per poter osservare le lampade. Allora, conteneva i miei filtrini, ecco un'altra pellicola, chissà di che anno è. Ah no, qua i tempi, tempi e filtri. Qua è stato sul bianco azzurro. Ho il grigio medio, piccolo. Questo è un pezzo forte. Ma anche questo. Vabbè, grigio medio versione pocket, da usare con le letture a luce riflessa o soprattutto con gli spot meter. Vedete, un grigio perfetto al 18%. Dall'altra parte però per fare delle controprove ha il bianco, piccolino però, va bene con lo spot meter. Tabelle che non sto a mostrarvi, plastificate. Queste qua invece, senza andare troppo nel dettaglio, questo è puro Kodak
e mi sa che ci sono le variazioni di diaframma, exposure calculator. Al variare dell'apertura dell'otturatore, però misura in foot candle della luce. Quindi no, se tu avevi già i foot candle ci facevi tante robe. E qua shutter angle, no, shutter angle è qua. Beh, ti cavavi un po' gli occhi. Qua, da questa parte marchiato Kodak, ma la parte più importante era questa, che invece è marchiata Kelly. Con questo regolo, che in realtà gira solo un quadrante, non crediate, gira solo un quadrante, poi quando impari non è difficile. A seconda dell'obiettivo e della distanza di messa a fuoco, o che tu pensavi corretta, ti dava la profondità di campo, fin quanto potevi stare tranquillo che c'era una buona messa a fuoco. Questo era soprattutto da assistenti, operatori, e c'era un po' di libretto di istruzioni e mi sa che costava un fracco di soldi. Sì, sponsorizzato Kodak per l'altro lato. Ecco, per oggi è tutto, ne avrei ancora di roba, ma sarà per un'altra volta. Buona serata.